Ciao amici, eccomi qua in questo video per raccontarvi delle spese che ho sostenuto per salire a Capo Nord la scorsa estate nel mio viaggio da Milano a Capo Nord in sterrato. Infatti è stato un viaggio molto particolare perché la salita è stata fatta per lo più su strade sterrate, attraversando tutta la parte dei paesi dell'est Europa, quindi Austria, Repubblica Ceca, Polonia, i paesi baltici, la Finlandia e poi l'ultima parte di Norvegia fino a Capo Nord. È stato un viaggio che è durato circa 21 giorni. Io l'ho fatto con una F900 GS di BMW. Ho viaggiato molto leggero, quindi con solo uno zaino a spalle e una valigia dietro, come potete vedere dai video. Ed è stato un viaggio molto avventuroso, soprattutto nella prima parte di viaggio. Invece poi al ritorno sono sceso attraverso la Norvegia, tutte le strade che costeggiano i fiordi, le Lofoten, la Svezia, Danimarca e poi Germania, quindi un viaggio di ritorno molto più rilassato. La durata del viaggio è stata di 21 giorni. La moto era gommata con delle Metzeler KR4. Allora, che dire? Mi aiuto un po' con il computer dove ho segnato alcune note e la moto ha avuto, partiamo subito con il primo costo, cioè la benzina. Allora, partiamo, la moto ha un serbatoio da 14 litri e ha tenuto una media di circa 22-23 km al litro. Ciò vuol dire che con un pieno riuscivo a fare, a seconda delle condizioni, 300-350 km. Quanto ho consumato, o meglio, quanto ho speso di benzina in tutto il viaggio, mi raccomando, questo è importante, non solo a salire o a tornare. Ho speso circa 785,76 euro. Abbiamo dei valori di costo della benzina abbastanza diversi perché nella zona dalla Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Baltici il costo era basso, parliamo anche di 1,20 euro, 1,30 euro, fino ad arrivare a costi abbastanza alti, anche superiori a quelli italiani, di Norvegia e Finlandia e anche Danimarca, dove il costo della benzina era di oltre i 2 euro, 2 euro, 2,20 euro, 2,30 euro, dipende un po' anche le zone. Più ci troviamo in zone remote, quindi anche per esempio verso la Lapponia o verso Capo Nord, più il costo sale. Quindi questo è stato un po' il costo della benzina, che in realtà poi avevo ipotizzato più alto, invece la GS ha avuto dei consumi veramente inattesi in modo positivo e questo mi ha permesso di riuscire a fare tutto il viaggio senza spendere grandi cifre. Possiamo immaginare facendolo con una moto con un 1000 di 15-20 anni fa e ci ritroviamo ad avere il costo raddoppiato, perché parliamo di moto che soprattutto nella fase dello sterrato consumano tanto, 10 km al litro. L'altra voce di spesa è stata la spesa degli hotel, cioè quindi quanto ho speso per dormire, e sto parlando di circa 850,34 euro. Partiamo da un minimo di 14 euro che ho speso dalla signora in Polonia, la mitica signora in Polonia. Infatti vi metto un link per andare a vedere il video della signora che mi ha regalato i pomodori, che è stata super carina. Arrivare al massimo di 60 euro spesi dove? In Norvegia, in Finlandia, in generale in quei posti dove comunque il costo per dormire si alza. Contate che io ero da solo e non avevo grandi pretese. In più ho sempre cercato di dormire al di fuori delle città per una questione di comodità, di non dover smontare tutte le volte il bagaglio della moto, e anche per una questione di sicurezza, perché comunque spesso e volentieri le strutture fuori dalle città magari sono abbastanza nascoste, hanno il loro parcheggio, il giardino interno con il cancello, quindi c'è maggiore sicurezza. Tenete presente che comunque con 50-60 euro, io per esempio ho dormito a Rovaniemi in Lapponia in un appartamento credo di 100 metri quadri, tutto per me, con un balcone che si affacciava sul lago e con addirittura una sauna disponibile per me. Quindi vero che il nord costa, però se si sta attenti si riesce a risparmiare. Soprattutto io prenotavo non sapendo dove avrei concluso la mia giornata, perché partivo su una traccia messa a tavolino, mai provata prima. Arrivavo alle
5 alle 6 di sera che mi rendevo conto di essere stanco, comunque di aver fatto una buona media, e andavo a cercare tramite Booking l la soluzione per dormire che più mi soddisfaceva e nelle vicinanze, e ho scoperto: a prenotare così all'ultimo si risparmia qualche soldo. C'è un'altra voce che naturalmente è la voce della chiamiamo del vitto o della ristorazione, che nel mio caso si ferma a 412 euro per questi 21 giorni di viaggio. È stato un viaggio avventuroso, non un viaggio di piacere totale, quindi non mi sono mai messo nella testa di non s- cercare il ristorante dove si mangia bene o il ristorante dove ci si abbuffa, come si fa invece quando si esce con gli amici. Anzi, in realtà vi dico che questo valore tiene conto della spesa fatta al supermercato, perché durante la giornata mangiavo barrette o frutta secca anche nella pausa pranzo, se non trovavo magari un distributore o qualcosa che avesse magari hot dog, panini veloci e qualcosa di veloce. Quindi diciamo che la possiamo definire una mezza pensione, perché poi recuperavo la sera, ma anche la sera non mi sono mai permesso ristoranti 4 stelle, ma tendenzialmente pizza o quello che trovavo, ma anche piatti locali, con invece anche comunque anche qualche premio, giusto dopo una lunga giornata in sella alla moto, per esempio in Norvegia, dove mi sono concesso un trancio di salmone, proprio addirittura nelle Itta prima di Capo Nord, mi sono concesso un trancio di salmone con risottino alle loro erbe, che è costato solo quello 25 euro. Naturalmente poi la voce birre in quei paesi lì è importantissima, perché una birra media costa almeno 10 euro, ma anche delle spese improbabili, come quella di una pizza in un campeggio norvegese, una pizza con il contorno di renna al prezzo di 28 euro, pizza villantata italianissima, ma poi diciamo che gli ingredienti erano buoni, ma la pizza faceva cagare. L'altra voce che andiamo a presentare è quella degli extra. Perché? Perché ci sono costi autostradali, ci sono traghetti, ci sono anche ponti da pagare quando si viaggia nel nord Europa, e partiamo subito con i 5 euro del permesso del passo d'Ordona, 5 euro buttati nel cesso perché il passo era chiuso, la signora me l'aveva detto, io testardo ho voluto farlo lo stesso sperando di passare, ma alla fine, come potete andare a vedere nel video racconto, non c'è stato modo e ho dovuto tornare indietro a fare il giro. Un altro costo di circa 43 euro è stato il traghetto da Tallinn a Helsinki. Un altro costo basso, non so per quale motivo, ho pagato solo 13 euro per traghettare dalle Lofoten a Bodo, e invece ho speso 36 euro per il ponte in Danimarca. Queste voci nel complessivo fanno circa 97 euro. Il totale di tutto questo viaggio è di 2145 euro per questo viaggio da Milano a Capo Nord, insterrato all'andata e in ritorno normale. Rimane fuori una voce abbastanza importante che vuole essere anche un suggerimento per tutti, e cioè quello dei pneumatici. Le Metzeler Caru 4 sono state delle grandi gomme, ma arrivate a Capo Nord avevano finito la loro vita. Io ho cercato di scendere il più possibile, speravo di riuscire ad arrivare in Germania, ma mi sono reso conto che gli asfalti norvegesi sono molto abrasivi e mi hanno lapidato le gomme in un modo assurdo, tant'è che mi sono accordato con il concessionario BMW di Bodo per fissare un appuntamento per cambiare i pneumatici. Che dire, quindi questo viaggio metà sterrato, metà asfalto, tornando indietro sull'asfalto con una buona media, mi è costato questi 2150 euro, se vogliamo arrotondare. Non penso sia un costo esagerato per stare in giro più di 20 giorni in condizioni, anche in paesi anche che costano, quindi direi che non è male. Si parla di un 100 euro giornalieri. Ho risparmiato molto in quello che è il mangiare, anche perché essendo un viaggio avventura non mi andava di perdere ore seduto a tavola, e anche la scelta dei posti dove dormire, diciamo che mi sono abbastanza accontentato, anche se in alcuni casi ho trovato degli ostelli veramente interessanti, come uno in Norvegia, dove veramente con 50 euro avevo, a parte un ostello tutto per me, ma una
una qualità veramente alta, con comunque a disposizione caffè e anche alcune cose nel frigorifero, cose sweet, dolci o altre merendine, quindi era diciamo inclusa anche in modo indiretto la colazione. Sì, vi invito a prima cosa a seguire il mio canale, perché poco tempo fa ho fatto un viaggio in India, quindi a breve arriveranno i grandi video dell'India e vi assicuro che se andare a Capo Nord è stata un'impresa dal punto di vista motoristico, andare in India e guidare una moto in India è un'impresa dal punto di vista sia motoristico ma anche umano. In più andate a vedervi tutti i video che ho pubblicato di questo viaggio da Milano a Capo Nord perché sono veramente belli. Vi aspetto qua, aspetto i vostri commenti se anche voi siete saliti e che cosa avete speso, se anche voi avete fatto un percorso un po' particolare, e quindi lasciatemi nel commento cosa ne pensate, suggerimenti, domande e tutto quello che volete. Ciao ragazzi!